Ragazzini tutti davanti. Noi siamo l'ultimo passaggio dell'ultimo secolo, ma per ultimo secolo non intendo quello da adesso, il XXI, il XIX, perché comunque siamo i figli di quelli, degli ultimi che andavano a piedi a lavorare. Comunque l'origine nostra è quella, noi siamo figli del popolo, figli della classe operaia. Tu vai nei cantieri, sì, mangiano, parlano, le carciole, cioè dei discorsi diciamo di basso profilo. Per noi il pranzo era proprio, cioè, non dico quasi una riunione, però Una tribuna politica. è una tribuna politica proprio. Perché comunque quando tu parli, tu sei quello Sigaro, Davide, Picchio, Pasquale, quelli che si sono sporcati le mani, che sono rimasti lavoratori del popolo, la parte più bassa, capito? Per cui se la gente ti sente e tu dici queste cose, sei più dentro il giornale. Quello che vedono gli occhi a volte è superiore a quello che riesce a lasciarti una frase, per quanto bella possa essere, è difficile. Quello che lo vedi con gli occhi ti rimane dentro al sangue, non ti esce più dal cuore. Quello che noi vediamo, cantiamo esattamente quello che noi vediamo. Una persona un po' pulita, intelligente, queste cose qua non avrebbe avuto senso dentro a questo gruppo. Infatti poi alla fine giravamo come una banda, noi eravamo già una banda prima di cominciare a suonare. Poi alla fine è uscita pure la banda musicale. La banda Bassotti che ha fatto la musica è arrivata nell'89, ma è stato all'inizio un collettivo, non so come poterlo definire, forse spontaneo è la parola che più mi viene, ma con delle radici abbastanza profonde, se no non saremmo arrivati a quello che volevamo, perché alla fine avevamo idee chiare, anche se non lo sapevamo. O troviamo tanta gente o troviamo poca gente, ma il pubblico, che sia poco o tanto, sta col gruppo. Non ci sono grandi mediazioni con la banda, è un amore e odio. Adanza Carlo! Piazza del Duomo ce la vedi illuminata, ma in via del Corso non ci sono le luci, per turno caldo il comune le allevate. Piazza Fontana, il traffico animato, c'è il mercatino degli agricoltori, sull'autobus a Milano in poche ore, la testa nel povero del capo calzato. Bisogna fare tutto molto in fretta, perché la banca chiude gli sportelli, oh come tutto vola così in fretta, risparmia gente, tutto così. No, 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 non si può più dormire, la luna è rossa di violenza. Bisogna piangere i soldi per capire che l'ultima giustizia borghese si è spenta. Scende dicembre sopra la sera, sopra la gente che parla di Natale. Se questa vita avrà un futuro, metterò casa potrà anche andare. Dice la gente che in piazza Fontana forse è scoppiata una cantagna. Là nella piazza 16 morti, lì veniva un cardiale. No, 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 non si può più dormire, la luna è rossa di violenza. Bisogna piangere i soldi per capire che l'ultima giustizia borghese si è spenta. Notti di sangue e di terrore scendono a valle sul mio paese. Chi pagherà le vittime innocenti? Chi darà vita a Pinelli Ferrovere? Ieri ho sognato il mio padrone a una riunione confidenziale. Si sono levati tutti il cappello prima di fare questo macello. No, 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 non si può più dormire, la luna è rossa di violenza. Bisogna piangere i soldi per capire che l'ultima giustizia borghese si è spenta. Sulla montagna dei mati nostri, tanto giurando su Crash e Macron, sull'operaio caduto in cantiere, su tutti i compagni in carcere sepolti. Come un vecchio discende il fascismo, succhia la vita ad ogni gioventù, ma non sentite il grido sulla barricata, la classe operaia continua la sua. No, 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 non si può più dormire, la luna è rossa
Urlo a tutti gli antifascisti caduti. Sacrifices, les travailleurs et les enfants à la console. Cosa c'ho? 4 buste di vestiti. No, 4! les militaires. Ma come fai? Via tu figlio e porta qua, via pure tua madre, no? Ma che sono cose da fare, amici questi? Se ancora s'aereo è successo un disastro, si è staccata un'ala, Je suis toujours dice che non puoi venire. Dai che ti aspettavo. même endroit. C'è la ragazzina piccola, c'è la roba piccola. Io l'ho detto tu, non mi Si potrebbe fare una prefazione che poi invece stava pure picchio, perché invece ci licenziamo tutti quanti insieme. C'era una scala. Una scala gerarchica, devo dire, siccome Picchia era più brava a fare i punteggi, allora ci licenziamo tutti insieme perché comunque qualcosa ci stava mai bene. Alla fine Picchio doveva andare dentro un'altra ditta, farsi assume, giusto? E poi piano piano. E poi fammi licenziare insieme a lui. Poi Trovane un altro. piano piano li portava tutti amici, no? E alla fine portavo quelli che insomma sapevano lavorare un po' di meno, dicevamo, me l'ha già detto. E i piscioli facevano che mi ha portato tutti i manuali. Aplinio! Qualche capretto è cotto, Questa moria dei polli, questa processione da bacchi, dei nastri di salsicce, capito? Collane di salsicce, rosari di salsicce. Ah, ecco lì. Perché non c'è il salame nel campo. Ok. Qual è la maniera da comer? Il panino con prosciutto. Siamo approdati al 25 aprile che ci stava già a Pasquale. Era una cooperativa di un gruppo di compagni che erano 4-5 anni più di noi siamo entrati, eravamo i più giovani. Lì serviva un muratore, Pasquale era un po' più un muratore di noi e siamo entrati, poi servivano i ponteggi, i pontaroli e siamo entrati più o meno tutti e tre insieme. Io venivo da loro, Veniamo dal cantiere. Veniamo dai cantieri grossi, Dove non c'era sfruttamento nessuna e norma di sicurezza. zero sicurezza. Io quando sono venuto in cooperativa, la prima volta loro già ci stavano tutti, mi trovavo a disagio, a dirti la verità, perché certe cose non avevo mai I visto. vigili e gli amministratori che venivano a chiedere la massetta là di sotto, trovano brutte facce davanti. Brutte facce che insomma in qualche modo gli dicevano va a lavorare se può guadagnare denaro. Perché noi i soldi non te li davamo, non te li davamo un cazzo. La sicurezza, quando non la pratica nessuno, per noi aveva un costo, che era altissimo. Era un costo altissimo. Quello voleva dire che questa cooperativa, per povera che era, e l'unica ricchezza era nelle braccia della testa di chi ci lavorava, affrontava un mondo che era tutto il contrario. Come lavoratore per me era aver raggiunto una conquista, dico io, mi possono da pure 20.000 lire al giorno, ma lavoro in una ditta, in una società, in una cooperativa che rispetta il lavoratore. Bagna, forza che può camminare, raga. Ma perché ti devi camminare? Non può stare all'altra parte. Dicevi che... No, dicevo appeso però. La scopa più grassa col manino più corto, ma che... Diceva da stare attenti al peso anche. Guarda quanto tozzossi, manini puliti, ma che aspetta, che hanno per qua? Oh, guarda che roba. Oh, ma dove pure bene tutto? Non c'è chiacchierato, quando cazzo lavorare? Il lavoro è finito. Il lavoro è finito. Ah, è finito, guarda là, tutto nero. Diciamo la maggior parte dei pezzi che ho scritto io sono nati di mattina, però la mattina uno che fa va a lavorare, c'è un riff che c'è in testa, però nel frattempo chiami il gruvista, oh mandami quel fascio di tubi da 50 spazzolaio, oppure carichiamo la molassa, capito, dei cacci, sei distratto da queste cose qua. E durante la giornata il riff potrebbe
lo potresti pure scordare. Se invece riesci a tornare a casa con sto ritmo, quando tu ti raccordi, capito, che il sole sta tramontando, che dici oggi torno a casa e sono sempre padrone di niente, capito, che sei rilassato perché hai dato un sacco di energie, ti potrebbe capitare, ti rilassi, ti scordi. Invece no, quando monti in Vespa dopo ci ripensi, vai più piano, la mattina corri, il pomeriggio con calma, arrivi a casa con la chitarra, la fai e non ti scappa. 6, 7 o 20. Con le mani sento il ritmo, il cuore che batte per me. Con le mani senti il ritmo, vuol dire che tu stai abbracciato a tua moglie, così esci le mani sul petto e senti il battito del cuore, che è la vita, no? E poi parti e va in quello che inevitabilmente per noi è la storia della gente nostra, della gente che lavora. Voi al nostro futuro. Per gli opera camionette alla scelba e tanta polizia. 94 a Catania, il sangue e la rabbia ti uscirà. E chi ci dirà ancora di stare buoni da quale parte sta? Noi raccontiamo la storia vera, la nostra storia è una storia vera, non raccontiamo le storie dell'arte. E abbiamo fatto spostare veramente fiumi di gente con le canzoni. C'è stato un filo diretto che lega queste generazioni e poi ritrovi dentro la banda Bassotti. Questo è del KGB, Comitato Gastronomico Bolscevico. C'è il cinghiale, c'è la faccia e il martello, roba che gente che lavora e che mangia. Semplice. Poi ci abbiamo i colombiani, la Colombia sta sempre nel nostro cuore perché in Colombia ancora sta la FARC che sono comunisti. I messicani, sta bandiera ce l'hanno regalata al concerto in Messico, ce l'hanno pure abbiamo firmato, ce l'hanno firmata pure loro. I messicani. Questa vabbè, parla da sola. E qui abbiamo sempre Gioventù Comunista, credo che questa ce l'hanno regalata sempre i messicani. A pranzo, una volta in cantiere, sul manifesto si formano brigate per andare in Nicaragua. Noi ci siamo guardati e abbiamo detto sì, ci andiamo pure noi. Abbiamo preso il telefono, abbiamo telefonato all'ambasciata e abbiamo detto noi veniamo domani e organizziamo il partito. La consigna es incrementar la organización popular y empuñar las armas. La cooperativa 25 aprile organizzò una serie di viaggi di solidarietà, di vero e proprio internazionalismo proletario, come si chiamava all'epoca, per portare aiuti nel campo in cui la cooperativa sapeva muoversi, cioè negli inizi. Il primo viaggio oltreoceano, il viaggio transatlantico della mia vita l'ho fatto con la banda Bassotti e la 25 aprile andando a Matiguas in Nicaragua a costruire una scuola. Nel Nicaragua sandinista e rivoluzionario c'era la rappresentanza del sistema Radio Venceremos. In realtà io era proprio con il sistema Radio Venceremos con cui volevo entrare in contatto sin dall'inizio, perché oltre a occuparsi di radio, la Radio Venceremos era diventata un sistema che produceva anche documentari, video e quello che era un lavoro che doveva durare 2 o 3 mesi mi portò a stare per 3 anni. La sabbia del Marañón, que restaña con alegría.
corazón que restaña con alegría todos los días mi rebelde corazón. Cioè chi non ci sta non lo capisce, però fare un ponteggio, fare un cantiere, una palazzina che non c'è poi c'è, t'abitua a fare le cose dall'inizio alla fine. Lo scambio generazionale noi ce l'abbiamo avuto e quindi qua la trasmissione ci hanno dato i vecchi, quelli che noi riteniamo a resistenza, insomma tutte queste cose a noi ci hanno coinvolto, quindi eravamo responsabili di quello che loro ci hanno passato e quindi dovevamo, cioè uno ti passa una cosa, che fai? La butti, cioè ti danno 10, devi fare 100. La calma, la disciplina rivoluzionaria, che non si possono mai tenere gli occhi chiusi, o uno aperto e uno chiuso, non si può fare. La realtà è la realtà. Nel 94 ci sono le prime elezioni democratiche dopo 10 anni di guerra nel Salvador. Il Fronte Farabundo Martí vi partecipa e ci viene l'idea di organizzare un viaggio per poter suonare in quello che sapevamo uno degli appuntamenti più importanti, che sarebbe stato il giorno della chiusura della campagna elettorale, 2 o 3 giorni prima delle elezioni vere e proprie, con un grandissimo concerto che avrebbe ospitato artisti da tutta l'America Latina. Facciamo questa proposta, viene accettata e io organizzo questo viaggio e ci ritroviamo pochi giorni prima delle elezioni in Plaza della Catedral a San Salvador con decine di migliaia, forse 100-150.000 persone che riempiono la piazza. E sotto al palco c'erano tantissimi dei compagni e delle compagne che erano stati sulle montagne con me, e questa è una cosa meravigliosa. Col cielo dentro agli occhi sai che un fratello il tuo fucile prenderà e suonerà, e suonerà, e suonerà. Y después, si hay alguno vivo todavía, lo vamos a matar en el peor modo posible. Así los que quedan vivos, ya se fueron. No. Tenemos que votar para la oposición. ¿Quién quiere desgastarse? ¡Todo! ¡Oposición! 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 ¡Desgastarse nada más! Yo no tengo una cara. 3. Entonces me garantizo que todo lo que haya a comer lo vamos a sacar. ¿De dónde, candidato? Le sacamos también del estómago. No entendí eso bien. No llegué a entender eso bien. Le sacamos dos. Ma il Salvador è arrivato forse ancora più dirompente del Nicaragua nei nostri testi. Diciamo che dal Nicaragua in poi il legame col Sud America si è molto accentuato. I concerti, la gente, insieme con Eco Uriac e Baschi, esperienza indimenticabile. Yo quiero agradecérselo a todos ustedes. Quiero agradecérselos a las compañeras de la coalición que a veces a las 7, a las 8 de la noche, allá en un pueblo bastante perdido y regresando de un día agotador, todavía gritaban desde un pick-up y su moral estaba tan alta que yo, que me sentía cansado, decía: ¿cómo es posible que estas muchachas, que esta juventud, después de 3 días de gritar y gritar, a las 8 de la noche del tercer día, todavía tienen pulmones, todavía tienen corazón, todavía tienen voluntad de gritar por la democracia?
esas 100.000 personas que de repente, pues claro, cada vez que salía un dirigente, ¿no? Un comandante del FMLN, la gente aplaudía, la gente agitaba las banderas. Pero ya cuando se dio la banda Basaoti pues fue increíble, pero ya salimos nosotros a hacer Gora Herria. Es que la gente se subía a las vallas, que había unas vallas altísimas, y movía las banderas, y entonces no llegabas a ver el fondo de gente encima de las casas, encima de la catedral. Y la verdad es que es de esos momentos que dices en la vida, ¿no? Realmente la lucha que estoy llevando en todos estos años merece la pena, ¿no? Merece la pena estar aquí, merece la pena estar con esta gente. Y queremos dedicar estas canciones todas a los compañeros que han ido con la mano asesina, siempre el mismo todo el mundo, las fascistas y las imperialistas. Chi cammina sopra i corpi, violenta le culture, cancella i ricordi. Forte il braccio che alzerà la bandiera rossa della libertà, come chi combatte sui monti, con le scarpe rotte quando fischia il vento, come Augusto Cesar Sandino, José Martí y Camillo Torres, come Nel 2002 con Yabasta organizziamo invece un altro dei viaggi internazionalisti che poi hanno caratterizzato tutti gli anni dopo il Salvador, a cui partecipa anche Fermín, Davide, eccetera, e ci andiamo a mettere in una situazione dove Arafat è circondato e assediato nel Muqata di Ramallah. Ecco qua, le ambulanze non possono passare. Questa è piazza Al-Manara. Stiamo camminando in una cinquantina con le bandiere bianche, c'è la stampa, i carri sono davanti a noi, gli elicotteri hanno appena bombardato il quartier generale della polizia palestinese, ci sono moltissimi feriti. Nosotros somos gente luchadora, somos gente que realmente estimamos el trabajo, la entrega, pero hay un momento también en que el elemento también de hedonista, del momento lúdico, también de reírnos también de todo, ¿no? Llega hasta tal extremo, ¿no? Que entre todo ese drama estábamos en una casa ya escondidos entre los disparos y entonces Federico estaba intentando conectar la televisión para escuchar las noticias, ¿no? ¿Qué pasó en ese momento? Que sintonizó un partido que salía de la Roma. ¿Cómo pudo ser aquello, no? Y entonces, enseguida, claro, Federico cambió y uno dice, David, y eso decía, no cambies, vamos a ver la Roma. Y decía, pero estamos aquí que nos van a matar, ¿cómo vamos a ver la Roma? Y dice, pues si nos van a matar, antes de que nos maten, por lo menos quiero ver el partido de la Roma. Imagínate todos que estábamos aterrorizados, ¿no? Los palestinos miraban y decían, estos están locos. Y fue un momento de esos en el que, en esa tensión, pues todos echamos a reír y nos pusimos a reír y a llorar de la emoción de decir, bueno, qué locos estamos realmente, ¿no? Non vedo i bicchieri! Non vedo i bicchieri! Non vedo i bicchieri, Carletto! Carletto!
Aspetto il bicchiere. Picchio. 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 Chiama Picchio, Angelo, non lo vedo partecipi. Picchio! Il brindisi! La birra, il brindisi! Ah, Claxon! Angelo! Vieni qua il bicchiere, dai, vieni qua! Alla salute di questa bella compagnia e che il diavolo se la porti via! Dai! Una bella diavola! E il conto passare da Carletto! Dai! Questo sempre del niente! Angelo! Questo è da bere! Era sintetico! Finito! Bello spazio, ammazzo. Mo ci aperto io. Pure quello che Aspetta, mo te mando qualcuno. Io sinceramente mi stupivo come le canzoni che escono da sti spacchi di ste mani, no? da quello che vedi tutti i giorni in cantiere, da come ti rapporti con i caporali, da tutte le volte che ti hanno licenziato perché hai detto una cosa giusta, no? Abbiamo cominciato a fare disco su disco su disco, la gente ha cominciato ad aumentare. Migliaia di motorini giravano per Roma per venire al concerto della banda, centinaia di migliaia di macchine giravano in tutta Europa per andare a vedere un gruppo di operai che suonava su un palco. Noi dall'81 all'84, 85 si eravamo dedicati soprattutto a fare palchi. Col fatto che facevamo i Pontaroli, stavamo la cooperativa 25 aprile, c'avevamo i tubi innocenti, le cavalle così. Perché quando c'era una manifestazione, un concerto, qualcosa legato al mondo che noi frequentavamo, noi se rendevamo disponibili per costruire il palco. Senza essere pagati, la cooperativa c'aveva un camion, caricavamo tutto, andavamo là, facevamo il palco, lo smontavamo il giorno dopo, lo riportavamo tutto quanto. Era il nostro modo di partecipare a questo tipo di iniziative. Alla fine di tanti anni di costruire questi palchi, per scommessa dici vabbè, ma fammi una volta una canzone su un palco. Cioè i Clash nel cervello, gli Special, Angelo che faceva le musiche, non sapevamo manco cantare. Non so quello che è successo. Io ero sortito da quella canzone. Famosissimo, Il raglio del Somaro, la prima canzone. Io cantavo, ma io volevo che tutti cantavano, perché per me la musica siamo tutti protagonisti. E cantava Davide, cantava Picchio, Pasquale non so che cantava. Pasquale non cantava, però c'era. Controllava che nessuno... C'era una nuova persona la voce. E questa visione di Angelo estremamente romantica cozzò mostruosamente col fatto che chi, con la pratica, come me, pensava che non sapessero niente e voleva dire che poteva almeno cantare, assolutamente no. La banda in quel periodo era, diciamo, a livello musicale era agli inizi, non era ancora, diciamo, il gruppo che poi è diventato più tardi. Era un gruppo composto da tantissime persone, cioè non è come adesso, anche se adesso sì ci sono i fiati in più, però diciamo che in quel periodo cantavano proprio tutti, stavano sul palco 10-12 persone, facevano 5 persone a fare i cori, era diciamo un gruppo variopinto. Dei 9 cantanti sopravvisse solo Picchio.
Il resto io mi sono dedicato all'organizzazione e qualche altra cosa. No, Il resto mio malgrado, io non ci mi vergogno. Non è suo malgrado, non è vero, questa cosa non è vera. Io non ci volevo cantare perché io mi vergogno. Non è vero, perché io ho letto lo sguardo. Io ho letto lo sguardo del Picchio, comunque con Picchio andiamo in giro per i quartieri insieme, facciamo schiaffi insieme, beviamo insieme, facciamo tutto insieme, perché non andiamo tutto insieme? Ovviamente poi c'è stato il problema, nell'lista formazione dei 15, 16, a varianti, anche 20. 9 alla voce, forse famo un pullman, ma famo un po' schifo, perché forse questo pullman non so come famo poi a pagarlo. E la banda lì ha cominciato con la formazione invece che ci stava 5. In 5. Perfetta, sì, amici stavano là, insomma ci venivano a sentire, comunque si viaggiava, poi c'è stava Davide e c'è stava Luca, col famoso furgone Drudo Parenti. Mi ricordo da un fioraio che stava dietro con Leoppio e andammo a comprare sto furgone con Davide. Da questo per esempio avevamo pagato 2 milioni, un Ducato bello sgangherato, diciamo, bello rosso. Portami via, che mi sento di morire. Se io muoio da partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tutte le genti che passeranno. La banda ha sempre cercato di cantare e di interpretare quello che vedeva. Fondamentalmente abbiamo cantato il mondo che ci circonda. Per noi parliamo dei morti di fame, difendiamo i diritti di quelli che non hanno sordi, che hanno voce per strillare, per urlare. Padre che cade, camicia bianco che sta scavando dentro di me. Le lame fredde che stanno scavando, parlano di soldi, cosa sono? Non ho la gola, mi manca l'aria, come si fa a urlare? La banda suonava solo, esclusivamente, quasi in centri sociali, o occupazioni o cose del genere. E il gruppo piano piano è cresciuto. Davide nel 91 aprì l'etichetta, con pochi soldi cominciamo a fare la nostra avventura, per cercare di dar voce ai gruppi che non avevano voce, diciamo. Il primo disco che io ho fatto con la Vitolo Forte è stato Ballet Difendi, che era un disco che secondo me è stato un gran disco di rottura. La rottura che noi abbiamo fatto è fare un'etichetta militante dove gruppi di diversi generi potessero dire la loro, parlare degli stessi contenuti ma con una musica differente. Dai, non fai, io lo complico qua, però non ce lo faccio dire da cacchi. Il primo contatto con la banda Bassotti è stato attraverso i dischi che cominciavano a circolare, sai, al liceo, 15-16 anni, l'area un po' antagonista, no? Quindi c'era Balla e Difendi che esplose come una bomba. Quindi da Balla e Difendi in poi nulla è stato più uguale. Trovai il disco degli Onda Rossa Fosse e un disco della banda Bassotti. Me li giocai immediatamente tutti e due come se fossero dei tesori introvabili, che poi in effetti era quasi vero, e me ne tornai a casa. Mi hanno cambiato la vita tutti e due questi dischi. C'è chi fa la storia e chi è ormai una leggenda, almeno per me. Non ci fossero stati gli Gang, un gruppo nel quale avrei voluto suonare da tanti anni, sono la banda Bassotti.
per me la banda è come una parte molto importante della mia vita. Dentro del mare che sarebbe tutta la vita mia c'è un fiume sempre che sta lì dall'inizio degli anni 90 fino adesso si è mantenuto come una cosa, un referente per me, no? Loro cercano un modo di vivere con le famiglie, con un rapporto con i figli diverso, più naturale, meno finto. Per il futuro rimanerà la musica, però pure nella generazione che viene rimane quello che lasciano i genitori, no? En Euskal Herria, en País Vasco, siempre se haya considerado la banda Basotti como un grupo también nuestro. Los editábamos nosotros, siempre hacían referencia a cuestiones del País Vasco. Cada vez que aquí había un concierto militante, un concierto solidario, la banda Basotti estaba. Cada vez que nosotros teníamos un problema, la banda Basotti estaba. Quiere decir eso, que la gente se sabe sus canciones, sabe sus letras, sabe su trayectoria. La gente sabe que la banda Basotti pues es más que una banda de música. Nei Paesi Baschi ti capitava, noi andavamo in qualche bar e sentivi i dischi della banda dentro, ci piava il corpo, diciamo, ma ti pare che succede questa cosa? Invece... Libertà, si dice scatta su una scadietta, scatta su una scadietta, scatta su una. Nel 1995 la banda Basotti si ferma. Dopo tantissimi anni di vita in comune il gruppo è imploso. Nel frattempo il generale Galindo della Guardia Civile denuncia Nego Urriak per il testo di una canzone. Promettiamo a Nego Urriak di tornare a suonare insieme se avessero vinto il processo. Che? Tutto pronto? Tu sai dove stanno le cose? Hai fatto il mix della cuffia? Giacomo, meglio fare la melodia, no? Meglio melodia. Più semplice per te, dico, per non andare... Sì, più semplice, voglia. Ma solo la melodia, la seconda parte invece più percussiva, per fare un pochettino di... Tu non c'hai il click? La lezione quando regista perché non la proviamo pure col click? O se volete trovare il mix con il click, possiamo provare con un tempo di tutte e due. Ok, allora, che era 136, quant'era? Questo è il titolo. Pesnia o Trevosniu Malodosti. Pesnia. Pesniak, Vieter.
Sindacato della Banda Bassotti. Ci rivolgiamo alla nostra grande famiglia, a tutti i banditi senza tempo, agli antifascisti, alla classe operaia, ai lavoratori, ai disoccupati e agli sfruttati, dovunque essi siano. Da molti mesi assistiamo ad una politica del silenzio. In tutta Europa non trapelano notizie di quello che il governo nazista di Kiev sta facendo nel Donbass e in tutta l'Ucraina. Это обращение ко всем. Говорят, что наш город никто не бомбит или это делают сепаратисты. Сепаратисты находятся здесь. Сепаратисты помогают людям. Развозят людям хлеб. Сколько можно нас стрелять? Сколько месяц сидим под обстрелами? Остановитесь вы! Остановитесь! Неужели на вас нету Христа? Stanchi di questo, in completo accordo con le milizie popolari della Nova Rossia, stiamo organizzando una carovana antifascista con raccolta di fondi, portando nelle terre del Donbass la nostra solidarietà antifascista e un concerto. A tutti gli antifascisti chiediamo un aiuto economico per il viaggio e per portare materiale alle popolazioni del Donbass. Sappiamo di contare su una grande famiglia. And we support Banda Bassotti in their efforts to stop fascists in the Ukraine. I 99 Posse sostengono e supportano i fratelli della Banda Bassotti. E anche noi aderiamo alla carovana antifascista dei compagni della Banda Bassotti. Que nos adherimos a la caravana antifascista de Banda Bassotti. Y que apoyamos económicamente y apoyamos de manera explícita la iniciativa del grupo Banda Bassotti. Para elevar a ayuda humanitaria y dar dos concertos en la zona de Donbass, en Ucrania. A defender a las familias, a los trabajadores de allá, a las milicias que están luchando contra el fascismo. Keep up the good fight, keep the fascists on the run, and... Keep the love! Revolution! И сегодня мы повторяем их лозунг «Но пасаран». Враг не пройдет. Но пасаран! Но пасаран! In realtà la decisione di partire è stata la decisione di un attimo, il reperimento dei fondi, l'organizzazione dei concerti, la raccolta dei beni, il viaggio, le relazioni che soprattutto Davide è riuscito a mettere in piedi. Sono arrivati soldi un po' da tutta la Spagna, da Sud America, da Germania, da Francia, il Partito Comunista Francese ma ne soldi. No, bene, la famiglia ha risposto. Scusate, un momento di silenzio e d'attenzione, che siamo in contatto telefonico col comando militare delle milizie popolari del Donetsk, della Nova Rossia. Un momento di silenzio, per favore. Привет, Андрюша, они говорят, чтобы предоставили внимание, так как встречаемся сейчас на связи, выходим с командирами армии Новороссии. Il russo è veramente una lingua incomprensibile e indecifrabile. Non ci si può neanche avvicinare vagamente. А Симона есть там? Симона есть там рядом? Simone lo dicevano, però che dicevano poi prima e dopo non lo so se erano insulti, saluti. Симона, тебе индивидуальный привет, да. Сейчас должен приехать Вова Полтинник. Tra poco copriremo questa distanza. I nostri battiti, il nostro ritmo sarà insieme. Sulla frontiera che non riconosciamo, noi antifascisti andiamo per tutto il mondo. La caravana antifascista organizada por la italiana Banda Bassotti llegó al este de Ucrania para llevar ayuda humanitaria al pueblo de Donbass. Se te senti che c'è bisogno di parteggiare per una causa che tu ritieni giusta,
sotto casa o dall'altra parte del mondo, secondo me, tu devi agire. Siamo nati su questa base, su aiutare quando ci sono situazioni in cui si manifesta un attacco alle nostre idee e andiamo ad aiutare. Internazionalista vuol dire non guardare soltanto il proprio cortile, pensare che il tuo cortile è fertile se è fertile anche quello del vicino. Suonare su un palco in una zona di guerra non è la stessa cosa, non è un festival. In Donbass abbiamo trovato un popolo duro, un popolo però orgoglioso, felice di trovare una solidarietà internazionale, in parte anche meravigliati. È più quello che ci hanno dato loro, tutto il popolo del Donbass a noi, piuttosto che quello che abbiamo dato e portato noi a loro. Eravamo noi che in quel momento stavamo ringraziando loro per il loro coraggio e la loro forza di volontà, perché stanno combattendo, hanno combattuto e continuano a combattere tutt'oggi. Меня мое сердце тревожно ее дар зовет. Bella Micchia! Vabbè, allora, piloti internazionale, dai! Che colpirà in ogni paese, in ogni città, chi cammina sopra i corpi, violenza le culture, cancella i ricordi, forte il braccio che alzerà la bandiera rosa della libertà. Come chi combatte sui monti, con le scarpe rotte quando fischia il vento, come Augusto Cesar Sandino, José Martí y Camilo Torres, come chi combatte col cuore la causa del poveri contro l'oppressore, come Steven Biko Cimil, la comandante Clelia Zamora Machel, come il Che Farabundo Martí, figli della stessa rabbia, come Sus e i Cheyenne, Tupac Amaru e Simon Bolivar, come il Che Farabundo Martí, figli della stessa rabbia, con il pugno che colpirà in ogni paese, in ogni città, chi cammina sopra i corpi, violenta le culture, cancella i ricordi, forse il braccio che alzerà la bandiera rossa della libertà, come chi combatte sui monti, con le scarpe rotte quando fischia il vento, come Augusto Cesar Sandino, José Martí y Camilo Torres, come chi combatte col cuore la causa del poveri contro l'oppressore, come Steven Biko Cimil, comandante Clelia Zamora Machel, come il Che Farabundo Martí, figli della Noi ci abbiamo avuto la grande fortuna di incontrare la Banda Bassotti, ancora prima che diventassero quel gruppo musicale che poi diventati. Loro ci ricordarono tanti anni fa che la solidarietà internazionale, l'internazionalismo era ancora vivo, come la carità cristiana. Loro si facevano carico direttamente, in prima persona, come allora, come continuano
ancora oggi. Ci insegnavano, ci ricordavano che il paradiso non c'ha confini e che il paradiso si poteva fare qua sulla terra con martelli, chiodi, sudore, dei manovali, perché loro erano manovali e restano ancora oggi dei manovali. E vanno sopra le nuvole ed il vento se li porta, San Lorenzo li saluta, chissà quando li rivedrà. E vanno dove il cielo è caduto sulla terra, nella notte tropicale, rossa e nera è la loro stella. A Managua c'era una torta che aspettava lungo la strada, l'autobus per il paradiso, ma era tardi e non arrivava. E il paradiso non ha confini, il paradiso si può anche fare, con martelli, chiodi e sudore, sorrisi e braccia di un manovale. All'aeroporto del paradiso, quando li videro ripartire, fecero in coro alla banda Bassotti, aquí todo mundo me quiere, aquí todo mundo me quiere, aquí todo mundo me quiere. C'è Davide, Paolo il Fagiolo, il Sigaro, Pasquale e Picchio, è arrivata la banda Bassotti, manovali del paradiso, mani sopra le spalle, si alzano le voci, 10 chitarre romane sudano al caldo ritmo dei tropici. Ed ogni sabato sera l'iguana e l'armadillo li seguono ballare coi loro occhi a punta di spillo. E il paradiso non ha confini, il paradiso si può anche fare, con martelli, chiodi e sudore, sorrisi e traccia di un manovale. All'aeroporto del paradiso, quando li videro ripartire, fecero in coro la banda Bassotti, aquí todo mundo me quiere, aquí todo mundo me quiere, aquí todo mundo me quiere. Paolo incontrò Clelia sulle tracce di un sorriso, correvano le marimbe su e giù per le scale del paradiso. San Lorenzo si è messo a festa, regala fiori ad una sposa. San Lorenzo al terzo piano, per Paolo e Clelia c'è un fiocco rosa. Che la notte non la incontri mai da sola per la strada, che la vita le sia dolce come una torta di Managua. E il paradiso non ha confini, il paradiso si può anche fare, con martelli, chiodi e sudore, sorrisi e braccia di un manovale. All'aeroporto del paradiso, quando li videro ripartire, fecero in coro la banda Bassotti, aquí todo mundo me quiere, aquí todo mundo me quiere, aquí todo mundo me quiere. Dai, 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 me quiere, aquí todo mundo me quiere. Ai manovali del paradiso, ai Bassotti. Grazie.